tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi un progettino dal sapore vintage per l'utilizzo di questo splendido manico. Prima di andare a vedere tutto quello che ho utilizzato per il progetto di oggi, vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Per il progetto di oggi utilizzerò questo bellissimo cordino macramè di Borgo dei Pazzi. Guardate che bello, è un cordino riciclato da circa 3 mm. Troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate e come al solito potrete scegliere tra le tante tinte di questo bellissimo cordino macramè. Quindi all'interno ci saranno 2 rocche da 500 grammi, questo bellissimo manico in legno, 4 moschettoni, circa 1 metro di catena e una base rettangolare 25x10. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo quindi il nostro lavoro partendo dalla base dal lato corto. Io utilizzerò l'uncinetto numero 4,5. Quindi prendo il filato, faccio un cappietto, vado qui al centro e comincio a creare 2 punti bassi in ogni foro. E qui comincio anche a lavorare la codina, quindi faccio 2 punti bassi qui, 2 in quello successivo e anche in quello dopo. Invece nell'angolo andiamo ad eseguire 2 punti bassi, una catenella e altri 2 punti bassi sempre nello stesso foro, così andiamo a creare l'angolo. Continuiamo sempre con 2 punti bassi in ogni foro, in questo modo. Fino ad arrivare all'altro angolo, dove andremo a ripetere la stessa cosa, quindi nello stesso punto 2 punti bassi, catenelle, 2 punti bassi, qui sempre 2, stessa cosa l'angolo, qui sempre 2, nell'angolo ripetiamo sempre i nostri 4 punti bassi separati da una catenella e qui andiamo a chiudere. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Faccio vedere un po' quello che ho già realizzato. Intanto partiamo dalla base. Vi avevo detto di creare per ogni foro 2 punti bassi e nell'angolo fare 2 punti bassi, catenelle e punto basso. Realizzandola mi sono accorta che veniva troppo larga, quindi non andava bene, quindi io ho rifatto delle prove, l'angolo rimane sempre uguale e poi che cosa ho fatto? A seguire un punto basso, qui 2, 1, 2 eccetera eccetera, qui dopo che ne ho fatti 2, 1, anziché farne 2 perché poi qui ce n'erano troppi, qui ho fatto 1 e 1, l'angolo identico, quindi come vi ho detto prima. Sul lato corto, dopo l'angolo, cosa ho fatto? Uno singolo, uno doppio, uno singolo, uno doppio, uno singolo, di nuovo l'angolo. E qui ho ricominciato la sequenza 1, 2, 1, 2, eccetera, e ho terminato con 2 singoli, esattamente come il lato opposto. E in questo modo il laterale, come vedete, che adesso vi spiegherò come si fa, viene perfetto. Io alla fine, quindi se voi utilizzate questa base e questo cordino, quello che mi interessa a me è avere 27 punti, ovvero un multiplo di 3. Io qui ho segnato le catenelle dell'angolo che non si devono lavorare né quando facciamo il pannello frontale con il punto noccioline, neanche quando andiamo a realizzare il laterale, che è semplicemente dei punti bassi di andata e ritorno. Fatta questa premessa, io adesso vi mostro come realizzare quindi il pannello grande a punto nocciolina. Io riprendo il mio filato, quindi questo punto non si lavora perché poi ci servirà per quando andiamo a creare il contorno punto basso.
Solo il primo giro, sia del lato lungo che del lato corto, si andrà a creare incosta, quindi partendo da qui, quindi lasciando la catenella, io cosa faccio? Dei punti bassi in costa, nel mio caso sono 27, quindi un multiplo di 3. E quindi io me li vado a lavorare. Solo il primo giro lo andiamo ad eseguire in costa in questo modo. Nel frattempo mi lavoro la codina, vedete, e procedo in questo modo. Arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come fare il giro successivo. Fatto l'ultimo punto, faccio una catenella, volto il lavoro e adesso si procede normalmente. Quindi iniziamo il punto nocciolina. Allora io eseguo i primi 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Sul quarto vado a creare un punto nocciolina. E come si esegue? Io vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse tutte completamente, ma poi chiuse tutte in una volta e ve lo mostro. Faccio la prima maglia alta chiusa a metà, faccio la seconda sempre chiusa a metà, faccio infine la terza, le chiudo tutte, faccio una catenella e ricomincio con a seguire 3 punti bassi. Vedete, questa è la parte interna e la parte esterna. Cominciamo con le noccioline. Nuovamente, nocciolina, primo punto alto chiuso a metà, secondo punto alto sempre chiuso a metà e infine il terzo nello stesso modo. 4 asole, chiudo tutto, catenella e riparto con la sequenza di 3 punti punti bassi, uno dietro l'altro. Vi faccio rivedere ancora una volta il punto nocciolina, quindi entro, chiudo a metà il primo punto alto, faccio il secondo ed il terzo, 4 asole, chiudo tutto, catenella e di nuovo i miei 3 punti bassi. Quindi questa sequenza la faccio fino a qui e vi faccio vedere come fare il giro di ritorno. Fine del giro e mi rimangono gli ultimi 3 punti bassi, esattamente come ho iniziato. Ho iniziato con 3 punti bassi e poi il punto nocciolina e termino con altrettanti punti bassi. 1, 2 e 3. Quindi questa è la sequenza. Finita questa riga, facciamo la riga di ritorno del punto nocciolina, faccio una catenella, volto il lavoro e qui faccio semplicemente dei punti bassi, anche perché il punto nocciolina si fa quando il lavoro è messo al rovescio. Vedete, ora vi faccio vedere. Allora, faccio i primi 3 punti bassi. Se noi giriamo in questo modo, noi l'unico punto che non dobbiamo lavorare è la catenella quando andiamo a chiudere la nocciolina. Se noi lo giriamo in questo modo, vedete, questo non si lavora e si riparte da qua. In sostanza, tra una nocciolina e l'altra dobbiamo realizzare 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4. Questo, vedete, è il punto dove abbiamo chiuso la nocciolina e non si realizza, altrimenti creiamo degli aumenti. Quindi io, vedete, vado direttamente qui e creo i miei punti bassi tra una nocciolina e l'altra. Qui pure, vedete, questo non si lavora in quello successivo e si ricomincia e si fa questo per tutta la riga. Vedete, questo che è la chiusura della nocciolina non si fa
e si va in quello successivo e poi tutti a seguire. Quindi arriviamo qui alla fine, vi faccio vedere come ricominciare il nostro punto nocciolina alternato. Fine del giro, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con le noccioline, con la differenza che qui dobbiamo semplicemente metterle al centro delle noccioline sottostanti. Quindi io come inizio questo giro? Faccio un punto basso e in quello seguente, vedete, mi faccio la mia nocciolina, sempre 3 maglie alte non chiuse completamente, quindi chiuse a metà, e poi chiuse tutte assieme, una catenella, e faccio la sequenza dei 3, 1, 2 e 3. Se noi guardiamo, io qui realizzerò l'altra nocciolina che sta esattamente al centro. Prima maglia alta chiusa a metà, seconda, terza, sempre chiusa a metà ovviamente, 4 asole, chiudo tutto, catenella e nuovamente la mia sequenza di 3 punti bassi. Ogni tanto controlliamo perché se sbagliamo qualche punto le nostre noccioline non cadranno esattamente al centro, perché dobbiamo formare questo motivo a scacchiera. Io qui sto facendo l'altra nocciolina, faccio le mie 3 maglie basse, adesso controlliamo che sia tutto a posto. Vedete? Quindi io adesso completo questo giro, vado a fare anche quello di ritorno e vi faccio vedere come iniziare il giro successivo per sempre delle noccioline, per farvi vedere come farlo ripartire da questo punto. Finito il giro di ritorno, mi raccomando, la catenella del centro della nocciolina non si lavora. Fatto questo, faccio una catenella, volto il lavoro, guardiamo un po' com'è la lavorazione, vedete, e iniziamo con di nuovo 3 maglie basse. E poi, vedete, siamo arrivati al centro e andiamo a creare la nostra nocciolina. Quindi la prima maglia, la seconda e la terza, chiudiamo tutto, catenella e si va avanti, 1, 2 e 3, controlliamo, vedete, e facciamo nuovamente il punto nocciolina, quindi 3 maglie alte chiuse a metà, poi chiuse tutte assieme, catenella, e si riparte sempre con la solita sequenza. Quindi per il punto nocciolina abbiamo un giro di andata dove creiamo le noccioline, un giro di ritorno di punti bassi e nuovamente punto nocciolina. Quindi io alla fine qui ho realizzato 14 noccioline per un totale di 28 giri più il primo, quindi in totale sono 29 e 29 saranno anche queste. Qui noi abbiamo da punta a punta 11 maglie e io che cosa ho fatto? Il primo giro come questo in costa, poi qui ho fatto gli 11 catenelle e sono tornati indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, non ve lo faccio vedere perché è davvero semplicissimo e non più in costa, quindi solo il primo giro. Quindi che cosa facciamo? Completiamo pure questi due laterali, quindi uguali, questi due uguali e questi due uguali, ci rivediamo per vedere come realizzare il punto basso di contorno su tutto il nostro perimetro. Ho terminato tutti e 4 i laterali, quindi questi due sono uguali e anche questo. Quindi io mi ritrovo qui, ho fatto 29 giri come tutti gli altri lati. Arrivato qua adesso dobbiamo creare tutto il contorno su tutti e 4 lati, quindi io mi ritrovo così, ho fatto già la catenella e nello stesso punto per creare l'angolo vado a fare un altro punto basso,
Quindi nell'angolo ci sarà un punto basso, catenella e punto basso, poi giro il lavoro in questo modo e per ogni riga sottostante vado a creare un punto basso. Vedete, questa è una riga, questa è un'altra, in questo modo. E si procede. Metto in questo modo così viene anche più semplice. Io arrivo qui e vi faccio vedere come andare a lavorare qui e poi proseguire sull'altro lato. Dobbiamo lavorare questo lato, questo è il punto che abbiamo saltato, quindi io faccio qui che è l'ultimo punto basso, faccio un punto basso qui, prendendolo in costa, giro e mi vado ad agganciare qui che è l'altro, dove iniziamo l'altro pannello, vedete, e proseguo in questo modo. Sempre un punto basso sotto ogni riga sottostante. Vedete, in questo modo abbiamo creato un angolo giusto che poi vi farò vedere come andare a cucire. Quindi l'angolo questo verrà eseguito anche identico anche negli altri tre. Quando arriviamo all'angolo qui, nello stesso punto facciamo punto basso, catenella e punto basso e poi si prosegue. Quindi facciamo tutto e ci rivediamo per farvi vedere poi come andare a cucire tutti e quattro i pannelli. Siamo giunti alle cuciture, guardate, io ho completato tutti i contorni, adesso ho legato qui tutti i lati. Intanto abbiamo un'altezza di circa 25 centimetri. Cosa ho fatto io? Mi sono agganciata con un nodino, ho preso del filo e un ago di la fettuccia, adesso vi faccio vedere il tipo di cucitura che vado a realizzare. Io sono uscita da questa parte, adesso cosa faccio? Prendo tutte e quattro asole, ovvero punto qui e punto di fronte, entro in questo modo e tiro per bene. Sempre da questa parte prendo il punto completo che sta di fronte e tiro. Proseguo sempre da questa parte e tiro. E così per tutti i punti che mi ritrovo. E ho praticamente una cucitura molto salda e anche decorativa. Adesso io ve la mostro. Faccio qualche altro punto. Vedete? Quindi faccio fino a qui e le faccio tutte e quattro nello stesso modo e ci rivediamo per vedere poi come assemblare i manici. Le cuciture sono completate, adesso noi ci accertiamo che la nostra chiusura vada bene e quindi come misura ci siamo. Adesso, prima di farvi vedere come inserire qui all'interno la lavorazione, mi serve un altro po' di spessore, quindi io riprendo il mio filato e vado a fare altri 3 giri di punto basso. Quindi mi riaggancio in un punto qualunque e faccio questi giri a punto basso e ne faccio 3. In ogni caso, se dovessi farne uno in più o uno in meno, chiaramente ve lo dirò alla fine.
perché qui abbiamo abbastanza spessore, ma considerando qui, vedete, dove c'è il punto nocciolina, mi serve un altro po' di spessore che andrà poi inserito qui all'interno. Quindi completo anche questo e ci vediamo per vedere come assemblare il nostro manico. Fatti i 3 giri a punto basso, adesso siamo pronti per poter inserire il manico alla nostra lavorazione. Io ho preso il centro, l'ho momentaneamente legato così non sbaglio. Adesso io mi aiuto con un cacciavite piatto e vado a inserire la lavorazione nella fessura che c'è qui all'interno. E praticamente ci dobbiamo armare veramente di tanta pazienza, perché dobbiamo inserirne quanta più è possibile. Io in genere faccio prima un giro in questo modo, quando poi arrivo qui ricomincio a farla entrare quanto più è possibile, vedete, perché lo spazio c'è. Ecco perché ho fatto anche qualche altro giro di perimetro, vedete. Quindi noi dobbiamo piano piano tutta questa parte andarla a inserire, quindi proprio con un lavoro impiegheremo un po' di tempo, ma questo è importante perché se ne mettiamo troppa poca lavorazione all'interno c'è il rischio che le viti non riescono ad agganciare il lavoro e quindi poi si stacca. Quindi vedete, io faccio intanto in questo modo, quando poi lo faccio tutto ripasso e vado a inserire tutto quello che posso, come ho fatto già qua, vedete? Io adesso non lo faccio tutto, ma vi faccio vedere. Ovviamente le viti sono corredate con la nostra chiusura. Io poi prendo una vite, vi faccio vedere insomma qual è il procedimento. Prendo un piccolo cacciavite a stella, possibilmente calamitato, e cosa faccio? Inserisco nei fori, metto così così si vede, e vado ad avvitare. Io adesso non l'avviterò completamente perché ancora non ho finito il lavoro, ma nel momento in cui abbiamo inserito tutta la lavorazione possibile finché vediamo che non c'è spazio, poi andiamo a mettere le viti e poi così la nostra borsa sarà pronta. Faccio vedere brevemente come realizzare la tracolla all'uncinetto, perché oltre alla catena che trovate ho deciso di realizzarne anche una in questo modo. Io prendo un moschettone, faccio un cappietto, ovviamente vado dove non c'è l'apertura, quindi da questa parte, e realizzo 4 punti bassi. Quindi uno, la codina nel frattempo ce la lavoriamo, quindi 2, 3 e 4. Faccio una catenella, volto il lavoro e torno indietro e vado a fare sempre questi 4 punti bassi. Volendo potete fare anche qualche altro punto, io ho pensato di farne una, diciamo, classica. Fatti 4 punti, faccio una catenella, torno indietro e non faccio altro che realizzare dei punti bassi di andata e ritorno. Io ne ho scelti 4, potete farla più stretta o anche più larga. Vedete? Di nuovo catenella, si torna indietro e si continua. Quando poi arriviamo, io ho già iniziato a realizzarla, quando poi arriviamo alla misura che vogliamo, io penso di raggiungere circa 80 cm, ma poi vi dirò esattamente, io faccio una catenella, volto il lavoro, riprendo l'altro moschettone e chiudo la lavorazione andando a lavorare i 4 punti, inserendo anche il moschettone in questo modo, e vado a chiudere. Poi io taglio e vado a nascondere il filato. Quindi questo era l'ultimo passaggio per completare la nostra bellissima borsetta di oggi.
E la nostra borsetta vintage è completata. Alla fine, come misura, la tracolla l'ho realizzata da 95 cm e della catena che trovate nel kit ne ho tagliato metà perché abbiamo 3 modi per poterla utilizzare, quindi portarla a mano, la possiamo portare a spalla oppure a tracolla con questa fatta all'uncinetto. Guardate, ovviamente siccome qui ci sono i moschettoni, potete anche, in base a come volete portarla, potete decidere anche di staccarli, quindi diciamo in base all'uso che ne volete fare e comunque diciamo che potete personalizzarla come meglio credete. Come misure io ho raggiunto 26 in larghezza, 26 in altezza più il manico e circa 13 cm di profondità e ho utilizzato in totale circa 650 grammi di questo splendido cordino macramè. Questo è quello che mi è rimasto, quindi volendo possiamo anche creare una pochettina più piccola o comunque un altro piccolo progetto. Non dimenticate che il kit è in sconto per una settimana su gomitoli.com con lo sconto del 30% e come al solito potrete scegliere tra tutte le tinte di questo splendido cordino. Se avete dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione. I like it when you close all the curtains, the ticking of the touch and the burdens.